Ciao a tutti amici del cancro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami cancro e le tendenze energetiche disponibili per i prossimi giorni. Abbiamo la carta della stella, amici del cancro. È una bellissima carta, una carta di canalizzazione, di obiettivi, è una carta che ci parla del proprio nord, del proprio focus. È anche una carta che parla di destino, perché si dice che il destino è scritto nelle stelle. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con... Scusate, sapete, stavo guardando che noto adesso che qui ci sono tutti i segni zodiacali che effettivamente sono costellazioni, cioè sono come dei disegni, no? Va bene, osservazione personale. Ok, bene, tenete presente che per qualsiasi informazione vogliate inerente alle consulenze personalizzate o il percorso di crescita mi potete contattare via mail e sotto nella descrizione del video trovate anche il numero di telefono, il link alla pagina web, il link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link al corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene. Abbiamo la carta della forza, due di bastoni, ruota della fortuna, 4 di coppe, 4 di spade, giustizia, e 10 di bastoni. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta. Io cercherò di lasciare la lettura aperta, cercate voi di adattarla alla vostra realtà e se volete potete anche incastrare questa lettura con quelle dei primi 15 giorni di maggio che sono già online. Allora, sinceramente la sento un po' come un... più che una situazione materiale, come un passaggio, se vogliamo, a livello spirituale. Ma andiamo ad approfondire, andiamo a vedere la forza, perché ci potrebbe essere... la sensazione che ho avuto con questa carta all'inizio della lettura è che stiate andando avanti in una situazione... grazie alla forza di volontà, grazie al fatto che vi stiate applicando in una situazione o in una relazione specifica, c'è un mago e un fante di pentacoli al contrario. Questo mago mi dice che c'è come un nuovo inizio, probabilmente per quello che c'è tutto questo entusiasmo di cui mi parla la forza, questa apertura di cuore, questa voglia di andare avanti, questa volontà che spinge. Io ho come questa sensazione. Può essere che qualcuno abbia appena iniziato con qualche progetto, può essere anche una relazione, anche se vi dico qui non la sento tanto una questione relazionale, è più una questione di vita propria. Andiamo a vedere il 2 di bastoni. Dieci di spade, 4 di spade e 9 di bastoni. Qui abbiamo il 10 di bastoni. È come se non foste ancora pronti per buttarvi, se vogliamo, per andare nella mischia, o perlomeno questo è un po' quello che vi frena. Perché qui abbiamo il mago, quindi può essere che qualche cosa sia già iniziato, però vedendo questo 10 di spade e il 4 di spade è come se foste ancora in un momento dove state recuperando le forze. Il 9 di bastoni è una carta anch'essa di stanchezza, cioè vi dico, ho come la sensazione che qualcuno stia andando un po' avanti con i gomiti, con questa forza, perché c'è come questo nuovo inizio probabilmente, ma c'è anche tanta stanchezza di fondo.
E qui questo 2 di bastoni mi dice che, insomma, è un po' come il dire, quelle poche energie che mi rimangono le uso per spingere questa cosa qui, oppure mi fermo un attimo e rivedo, se vogliamo, anche un po' quello che ho e rimango qui nella zona di comfort a leccarmi le ferite ancora un po', perché questo 4 di spade mi parla di riequilibrio psicomotivo. È un momento probabilmente dove potrebbe anche esserci proprio una chiusura, un ritiro da parte vostra per risistemarvi a livello emotivo, a livello mentale, a livello fisico. Come se sentissi un impulso qua che spinge e poi un momento di dubbio. Andiamo a vedere la ruota della fortuna. Ecco, torre stella. È come se ci fosse una situazione che deve cadere. Io credo che voi vorreste fosse diverso. Datemi una carta per il fante di pentacoli. Abbiamo il cavaliere di coppe, il 7 di coppe e la regina di spade. Qualsiasi sia la situazione o la relazione, ho come l'idea che qualcuno possa avervi fatto una proposta in passato, voi l'abbiate colta, o stiate pensando di coglierla, però è come se l'accettare questa proposta richieda come degli sforzi in più da parte vostra e in questo momento probabilmente non ve lo potete tanto permettere perché siete stanchi, perché avete già le vostre grane, perché siete già in un momento dove avete bisogno di occuparvi di voi stessi e quindi iniziare qualcosa di nuovo probabilmente potrebbe richiedere troppo sforzo. Sento che con queste carte vorreste che le cose fossero diverse, però ragazzi, ruota della fortuna, 2 volte la stella, la giustizia. E o sì, vi dico che le cose andranno come devono andare. Quello che mi viene da dire con questi 4 di spade è prendetevi il tempo che vi serve per guarire, per essere sicuri, per sentirvi in grado di affrontare questo nuovo capitolo, questo nuovo sogno, questo nuovo desiderio, questo nuovo focus che volete raggiungere. Credo che qui qualcuno possa anche voler cambiare l'obiettivo con questa torre, ma è anche vero che siccome al contrario non siete del tutto convinti, vi dico c'è un 2 di bastoni, c'è come un forte dubbio sul che cosa fare, come mi muovo, che cosa è giusto per me, ce la faccio ad andare avanti o visto che sono già stanco o stanca è meglio prendersi un attimo e qui le carte vi dicono che dovreste prendervi un attimo, perché anche il 4 di coppe così come il 4 di spade sono 2 carte di fermo. Andiamo a vedere il 4 di coppe. Abbiamo il carro. Eh sì, e c'è di nuovo rivedo il 2 di bastoni, l'indecisione, vado, sto. Perché comunque con il 4 di coppe sento che è come se non riuscisse a vedere altre alternative, ma probabilmente avete bisogno di decostruire, destrutturare qualche cosa inerente al vostro sogno per riuscire a vedere altre realtà, altre possibilità. Magari c'è da smussare gli angoli, da toglierne un pezzo, da modificarne un altro, da aggiungere da un'altra parte. Però è come se la cosa principale di questo periodo è rifocalizzarsi, capire qual è l'obiettivo finale ed eventualmente, come vi dicevo prima, modificarlo un pochettino. Se così non funziona, se sentite che è troppo stancante, se avete paura di non riuscire a stargli dietro, fate un passo alla volta, ve lo dice anche il Cavaliere di Pentacoli, prudenza. Anche perché è come se non aveste del tutto la visione completa, mi viene da dire. C'è come un'indecisione ancora qui con questo carro, vado a destra, vado a sinistra. Andiamo a vedere il 4 di spade, forza, perché infatti sì, è come se è 4 di coppe, le carte si ripetono ragazzi, sono un po' le stesse energie. Io credo che qualcuno di voi non sia tanto consapevole che in questo momento avete bisogno di prendervi cura di voi stessi piuttosto che di buttarvi in qualche cosa di nuovo, anche se la proposta è bella.
Cioè, se vi vogliono, se ci tengono così tanto, aspettano, sapete? Però qui di nuovo c'è un 4 di coppe che è una carta di cecità. Io sento che non vedete quanto siete stanchi, che non vi rendete conto di quanto siete stremati. Per qualcuno ci potrebbe anche essere come un esaurimento nervoso lì, in agguato. Sento proprio tanta stanchezza, ma me l'ha detto proprio questa forza all'inizio, come se steste forzando qualcosa o sforzandovi in qualcosa. Arriviamo alla giustizia, perché qui si riequilibra qualche cosa. Giustizia un'altra volta e 10 di coppe, potrebbe esserci un contratto. Potrebbe essere questa legge di compensazione che dice che tanto vi è stato tolto, tanto vi verrà dato. Se fosse per esempio una questione lavorativa dove avete bisogno di ridefinire il progetto, con questa giustizia sento che arriveranno finalmente i contratti con delle grosse imprese, con delle multinazionali. Potrebbe essere un pre-contratto anche a livello matrimoniale per qualcuno, se vi risuonasse come una situazione romantica, per esempio. Qui potrebbe essere iniziamo un nuovo capitolo insieme, se fosse una questione romantica, però con la carta della giustizia è come se avessi bisogno di definire la relazione. Andiamo a vedere 10 di bastoni, perché sole e asso di bastoni. Wow, ragazzi. Io sento che con questa giustizia si apre come un nuovo capitolo. Aspettate. Disegnerete, ok, ce l'ho fatta, il vostro destino, mi viene da dire, perché abbiamo ruota della fortuna e stella, stella qui, 2 volte la giustizia. E c'è comunque un nuovo inizio con il sole, può essere una relazione veramente pulita, bella, genuina, in espansione. Se fosse un contratto lavorativo anche ci sono come delle nuove iniziative, una nuova passione, sento la grinta, la fiducia, il fatto di sentirvi al sicuro o al caldo con questa persona, con questa situazione. E comunque la carta della giustizia, c'è qualcosa di predestinato in questi giorni che arriva. Può essere questa offerta, questa collaborazione. Che vi dico, se non è niente che riguardi il lavoro, può far riferimento a una persona che in qualche modo potrebbe farvi dei gesti carini e che metterete in riga, mi viene da dire, vedendo queste due giustizie, però sì, e vedendo il sole e comunque l'asso di bastoni alla fine, sento che potrebbe nascere una bella relazione pulita, una bella amicizia. Mm? Andiamo a vedere qualche oracolo. Pronti? Siete pronti per una nuova fase della vostra vita? Carta numero 48. Carta numero 11. Secondo le regole, e anche la giustizia qui ci parla di regole. Qui sono le leggi universali anche un po', le leggi del gruppo. È interessante questa carta perché gli elefanti quando si spostano mettono davanti la persona più lenta, l'elefante più lento, perché così tutti gli altri seguono lo stesso ritmo e il branco non si divide. Se invece la persona più anziana, ipotesi o più lenta, fosse lasciata indietro, quelli più giovani con passo più svelto andrebbero più veloci e gli anziani rimarrebbero indietro. Invece facendo così, mettendo gli anziani davanti, tutti vanno al ritmo dei più lenti. È un bellissimo insegnamento, Carta numero 27, scambiarsi doni. Qui si parla della reciprocità e difatti con la carta della giustizia si parla di trovare un equilibrio, trovare un'equità. E poi abbiamo caos e contrasto. Carta numero 33. Abbiamo una zebra che in realtà è al manto come quello di una giraffa. Quindi si tratta di capire da che parte volete andare, da che parte volete stare, che identità state prendendo o qual è l'identità del vostro progetto, del vostro nuovo obiettivo, ragazzi, Che interessante lettura, fatemi sapere poi nei commenti se vi risuona.
o come vi risuona, in che parte. Motivazione. Questa fatina vi dice che adesso che arriva la primavera e noi siamo giustamente in tempo di primavera, è il momento di passare all'azione. Se c'è qualche cosa che avete pensato e pensato e ripensato fino ad adesso, è giunto il momento di mettersi alla pratica, di mettersi all'opera e impegnarsi per manifestare questo nuovo inizio. Qui avete la carta del mago, ragazzi, anche lui parla di legge di manifestazione. Amici del cancro, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, fatemelo sapere nei commenti, sostenete il canale con un like, un hype, con l'iscrizione o la condivisione del video. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me o avere una consulenza personalizzata mi può contattare via mail, sotto nella descrizione del video, come vi dicevo prima, c'è anche il numero di telefono e la pagina web, però vorrei spendere 2 parole in più per la sezione degli abbonati, perché lì tratto tutto quello che tratto nelle sessioni personali, però c'è del materiale in più. Materiale di metafisica, di metamedicina, si parla di kundalini, di astrale, di vista eterica, di come trascendere l'ego, ci sono delle meditazioni per proteggere il campo energetico, insomma c'è un po' tutto quello che io ho studiato in tanti anni di formazione personale e professionale che sto condensando e piano piano la sto mettendo a disposizione in quella sezione. Per adesso sono 4 playlist, sono numerate, vanno viste in ordine cronologico di numero proprio perché sono state studiate come un corso di formazione. I titoli comunque si vedono, sono pubblici, se volete dargli un'occhiata almeno vi rendete conto dei temi che vado via via trattando. Bene ragazzi, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!